Sono le 6 del mattino di lunedì 10 luglio 2023. Sono a casa mia e accanto a me ho il mio inseparabile e storico zaino. Ho con me la mia altrettanto inseparabile fusciacca verde che mi accompagna in tutte le mie avventure, per così dire, comunque in quasi tutti i miei video. Gli immancabili occhiali appesi al collo da quando sono diventato presbite e poi ho una pesante valigia trolley rossa. Sto per uscire da casa per recarmi all'aeroporto, dove prenderò un aereo che mi porterà in un luogo abbastanza lontano dove non sono mai stato prima in vita mia. Ci sono cose che bollono in pentola ormai da tempo e forse finalmente sono arrivate a fine cottura. Se vi va di scoprirlo con me, seguitemi. Eccomi qua, ciao a tutti. È un po' che non pubblico un video con un po' di chiacchiere. In realtà stavo mettendo da parte molti appunti, molte idee su molti argomenti che ritengo sia urgente trattare, ma poi si è verificata questa occasione, e cioè quella che mi ha portato ad essere oggi, 10 luglio 2023, lunedì, alle ore 19 circa, a Glen Cove, Long Island, New York. Adesso piano piano vi racconterò tutto. Come si vede alle mie spalle il tempo minaccia pioggia, ma siamo ottimisti. Dicevo, quest'oggi attorno alle 13:45 locali sono atterrato con un volo Delta Airlines all'aeroporto JFK. Ora appunto mi trovo a passeggiare in questa località che appunto si chiama Glen Cove, che è una zona residenziale abbastanza corrispondente all'iconografia che abbiamo dai film e dai telefilm americani. Le case sono con i tetti a spiovente, per la maggior parte realizzate in legno, con le driveway dove parcheggiare le automobili e i casottini in legno dove metterle a riparo. Quello che ben conosciamo dell'iconografia classica. Perché sono qui? Chi mi conosce da un po', ma direi soprattutto gli amici e i conoscenti stretti, sa che 4 anni fa ho iniziato a lavorare su un album di brani originali scritti e arrangiati da me per un chitarrista spagnolo, chitarrista blues, veramente un talento incredibile, che risponde al nome di Carlos Moreno, in arte Kid Carlos, che risiede a Siviglia. Decisi di scrivere questo progetto perché appunto 4 anni fa andai a trovare un amico che vive a Siviglia, che suona la batteria, Stefano, e che mi fece conoscere Carlos. Da lì, al ritorno da quel viaggio, mi venne in mente appunto di scrivere questo progetto che vede coinvolti appunto nel medesimo in veste di compositore, arrangiatore e produttore artistico del progetto, mio amico Stefano Di Rubo, che da oltre 20 anni vive a Siviglia in qualità di batterista, Carlos Moreno, in arte Kid Carlos, come star del progetto, poi vari altri musicisti alle tastiere. Nella fattispecie si tratta di 3 valentissimi strumentisti delle tastiere, nonché arrangiatori e produttori: Primiano Di Biase, Enrico Solazzo e Gianni Aquilino, che hanno dato davvero un contributo importante a tutto il progetto. E così, qualche tempo fa, un altro mio carissimo amico che vive qui dove mi trovo ora, Filippo De Laura, valentissimo polistrumentista, nonché compositore, arrangiatore e produttore, ecco, lui mi ha proposto di raggiungerlo qui negli Stati Uniti per chiudere finalmente questo progetto, missandolo e masterizzandolo lui. Il progetto era previsto che si chiudesse nello stesso anno 2019, quando è iniziato appunto 4 anni fa. Purtroppo è stato afflitto da una serie di problematiche che hanno rallentato tutto il lavoro, ma finalmente ora ci siamo, grazie a Filippo che mi ha invitato a venire qui e con cui lavoreremo nei prossimi 20 giorni, 3 settimane. Il lavoro di mix e mastering si svolge nello studio di Filippo, uno spazio molto ben organizzato che, oltre alla console di lavoro, custodisce gli innumerevoli strumenti che Filippo sa suonare, alcuni con competenza davvero virtuoso.
Filippo segue un flusso di lavoro semplice, lineare ma efficacissimo, con una costante focalizzazione all'obiettivo, che si tratti di suonare, comporre, arrangiare o, come in questo caso, di missare e masterizzare. Come è facile immaginare, nel mio soggiorno a Long Island non c'è solo il lavoro in studio, ma anche la vita di tutti i giorni, come per esempio andare a fare la spesa. Oddio! Che è la festa di San Sì, Rocco. stanno preparando la festa. Vabbè, al limite, se no, aspettami di qua fuori. Sì. Siamo all'esterno di St. Rocco's Panetteria Pasticceria, un esercizio commerciale italiano che si trova in St. Rocco Street, a 2 passi dalla chiesa di San Rocco. Qui ogni anno in estate si svolge una festa in onore del santo in tipico stile italiano, con tanto di fuochi d'artificio. Poi facciamo un salto da Rozzano, un negozio di alimentari, anche questo gestito da italiani. E poi da Bottle Buy, un gigantesco magazzino specializzato in bevande. Per stasera vogliamo riprendere allora un cannonaro? Va bene? Per non farci mancare un adeguato approvvigionamento. E c'è un nero d'avola. Questo è molto buono. Qui si trova un vastissimo assortimento di vini internazionali. Oltre ai negozi italiani, dove campanilismo e nazionalismo a parte si trovano effettivamente i prodotti migliori, a Glen Cove non mancano i tipici supermercati americani. Devo veramente farlo? All'uscita da uno di questi il tempo è cambiato repentinamente. to you. E il vino viene venduto e trasportato rigorosamente nelle buste di carta, in modo che non si veda che è vino, perché altrimenti si incorre nelle maglie della legge, che qui è durissima con l'alcol. Impagabile la compagnia di Lara e Bibi, qui in azione sul prato del Garvies Point Park, un parco molto curato e ben attrezzato che affaccia su un canale portuale dove è possibile fare attività fisica, portare a passeggio i cani o semplicemente riposare su grosse e comodissime sdraio in legno. La costa, con la sua particolare posizione e conformazione, appare come una laguna, pur essendo a tutti gli effetti oceano. Qui siamo nel Waving Preserve County Park di Glen Cove. Tra poco visiteremo la Hofstra University, una prestigiosa università di Long Island, dove la professoressa Francesca Cassio, la moglie di Filippo, attualmente in missione in Europa, è titolare di cattedra. Con una superficie di oltre 1 chilometro quadrato, questa università offre una vastità di percorsi formativi, sia nel campo umanistico che in quello scientifico. All'interno del Dipartimento di Musica, la professoressa Cassio, tra i massimi esperti mondiali della cultura Sikh, svolge la propria attività di docente e divulgatrice. Tra gli storici professori della Hofstra University spicca la figura di Herbert Deutsch, coinventore insieme a Robert Moog dell'omonimo sintetizzatore. Ci sono poi nomi illustri del cinema quali Christopher Walken, James Caan e Francis Ford Coppola che hanno frequentato questa università. E trovandoci in zona facciamo una visita anche al Sagamore Hill National Historic Site, la residenza di Theodore Roosevelt a Cove Neck. Trattandosi della dimora di un presidente degli Stati Uniti, questa proprietà si può definire sobria, nessuna particolare mania di grandezza quanto alle dimensioni, forse qualche piccolo eccesso negli allestimenti, come le zanne di elefante, le corna di cervo o la pelle d'orso, ma non certo lo sfarzo che ci si potrebbe aspettare. E fermandosi sotto il portico non si può fare a meno di immaginare quante importanti decisioni per il destino del mondo vi siano state prese. In ogni caso la tenuta è vasta e meravigliosa, con un accesso al mare privilegiato. Nei giorni successivi prendiamo un treno per fare la nostra prima visita a New York. Downtown dista circa un'ora da Glen Cove. Poi arriviamo qui a Penn Station. Penn Station, io vorrei farti fare. Arriviamo qui, prendiamo la High Line, che è una vecchia metropolitana che portava a una rimessa, e questi furbissimi ne hanno fatto una passeggiata per dirigersi verso il West Village. Le casette del Queens. Vabbè, dai. Dai, almeno te lo faccio vedere da qua. Eh sì.
Usciamo dalla metropolitana a Pennsylvania Station, in mezzo ad un enorme cantiere e dove si è appena conclusa quella che sembra essere la festa delle nuove reclute del Dipartimento di Polizia di New York. Proprio al di sopra della stazione della metropolitana si trova il Madison Square Garden, attualmente circondato da ponteggi. Questo è il Madison. Arriva fino a su. Come preannunciato da Filippo, la Highline vale davvero la visita, o per meglio dire la passeggiata, perché offre una panoramica privilegiata della città e della varietà dei suoi stili architettonici. Dove siamo qua? Questo è proprio Chelsea. Chelsea. E c'è il palazzo di Google. In realtà non sono certo che l'intero palazzo appartenga a Google, quel che è sicuro è che il piano terra è un gigantesco Google Store. Nel mio prossimo video non posso non mettere questo. Pranziamo al Chelsea Market, che in fatto di ristorazione può soddisfare qualsiasi esigenza, con in sottofondo un'inattesa Like a Virgin di Madonna. Lungo la Sesta Avenue incontriamo il West 4th Street Courts, dove leggenda vuole che Jaco Pastorius passasse molto del proprio tempo giocando a basket. In un campo laterale due tipi si sfidano a Gaelic Handball, una sorta di squash a mani nude. Qualche giorno più tardi visitiamo il World Trade Center. I'm not a New Yorker. Catch the New Yorkers. Hai capito dove stiamo? Abbiamo fatto tutto per fare una cosa seria invece poi. Dal World Trade Center in pochi minuti giungiamo al City Hall Park per visitare il ponte di Brooklyn. Fa davvero molto caldo, il ponte è affollato e purtroppo le immagini che riprendo dicono poco. Molto più interessante in questo senso è il South Street Seaport, l'antico distretto portuale sottostante. Poi prendiamo la metropolitana e ci dirigiamo a nord, verso Columbus Circle, per una breve puntata al Central Park. E poi andiamo a rendere omaggio a John Lennon visitando lo Strawberry Fields Memorial, che si caratterizza in particolare per un mosaico che, caso vuole, sia stato realizzato da Antonio e Fabrizio Cassio, due zii di Francesca. Nel frattempo ci dedichiamo quotidianamente al missaggio dell'album, il cui suono nelle sapienti mani di Filippo migliora di giorno in giorno.
ma della storia e dello sviluppo di questo album parlerò più dettagliatamente in un prossimo video. Poi Balbinder e Sophie, una coppia di colleghi di Francesca all'università, ci invitano a passare la serata sulla spiaggia di Seacliff, località adiacente a Glen Cove, dove tipicamente si esibiscono gruppi musicali di ogni genere. Gustosa la cena preparata da Sophie e gradevolissima la compagnia. Allora, siamo in questa spiaggia dove stanno suonando live un gruppo che fa musica funk, isolissimo. Io sto bevendo Anice in alcol puro tipo al 90%, una roba pesantissima ma buonissima, molto fresca, ma che se non stai attento ti fa ubriacare dopo 1 minuto e mezzo, infatti ci sto andando molto leggero. Siamo con un gruppo di amici di Filippo, la serata è perfetta. Un paio di giorni prima del mio ritorno in Italia, Francesca rientra dall'Europa e l'allegra famigliola è finalmente riunita. Insieme a Francesca torniamo a New York, così ho ancora una volta la possibilità di ammirare lo skyline della città da un'altra prospettiva. Siamo diretti all'East Village, in particolare al 6th Street and Avenue B Community Garden, una sorta di orto botanico ricavato tra i palazzi, all'interno del quale si possono ammirare moltissimi tipi di piante, ma dove si coltivano anche veri e propri ortaggi. In effetti, guardandomi attorno, trovo alcune somiglianze con il quartiere Garbatella di Roma. In questo giardino c'è un palco con una nutrita programmazione di eventi. Questa sera si esibisce un grande amico di Francesca e Filippo, Steve Gorn, un flautista specializzato in musica orientale che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Peter Gabriel, Paul Simon e Richie Evans. Il concerto a cui assistiamo mi fa venire in mente che forse l'atmosfera che si respirava a New York tra gli anni 60 e 70, con l'avvento della musica minimalista di Philip Glass e Steve Reich, non doveva essere troppo dissimile da quella di questa sera. Siamo così giunti al giorno della mia partenza. Il volo è previsto per il tardo pomeriggio, dunque c'è tempo per fare una passeggiata mattutina nel lato nord del Garvies Point Park. Poi immediately make a right. Un luogo dove Filippo mi ha già portato nei giorni precedenti, ma con poca fortuna, a causa di una foschia persistente. Il serissimo Saverio alla guida tra le strade americane, 2 cani dietro. Lara! Oh! Oh! Oh, qui vado a sinistra? Annacchiat, quello dopo. Dritti per dritti, invece questo è il parco. Oggi però le condizioni atmosferiche sembrano ideali per apprezzare davvero il luogo per quello che è. Ma questo lo vedremo alla fine. Prima facciamo un salto sul web. Perfect, absolutely perfect. Questo è il sito internet di Filippo. Qui è possibile visionare tutta la sua attività, le sue numerosissime collaborazioni e i servizi che offre. Il sito, molto ben costruito, permette di scoprire un modo di concepire la musica originale, creativo e stimolante. Se volete fare un regalo a voi stessi, visitatelo e non ve ne pentirete. Lascio il link in descrizione. Stessa cosa vale per Francesca, anzi, la professoressa Francesca Cassio.
Sul suo sito internet potete scoprire tutte le sue ricerche in ambito etnomusicologico, le sue numerose pubblicazioni e una gran quantità di foto, testimonianze di una infaticabile attività pluriennale in giro per il mondo. Infine, per conoscere meglio Kid Carlos, cosa che mi sento di raccomandare, suggerisco di consultare il suo canale YouTube, dove è possibile vederlo in azione in tantissimi progetti musicali, e il suo account Instagram. Peraltro Carlos è attivo anche come pittore e fotografo, attività nelle quali dimostra di avere un talento non distante da quello musicale. Anche questi link sono in descrizione. 31 luglio 2023, sto per lasciare casa di Filippo e Francesca e di Lara e Bibi. Stiamo uscendo con 2 ore di ritardo da casa perché è arrivato un messaggio dalla compagnia che il volo è in ritardo di circa 2 ore e mezza. Questi giorni sono volati, è andato tutto bene, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Profonda gratitudine a Francesca e a Filippo per avermi permesso di arrivare fin qui e per avermi ospitato, a Filippo in particolare per tutto il lavoro fatto insieme, per il tempo passato insieme e per la qualità del lavoro fatto insieme. Adesso è ora di andare, arriveremo in aeroporto e poi il volo è previsto per le 21:20, speriamo non ci siano altri ritardi. Dovrei arrivare a Roma intorno a mezzogiorno e qualcosa, mezzogiorno e mezzo. Ciao! Bene, eccoci qua, in teoria fra poco dovrebbe iniziare l'imbarco del mio volo, che è in ritardo di oltre 2 ore. Comunque, a quanto pare sta andando tutto secondo i piani rivisitati dal ritardo. Sono stati 20 giorni che sono volati, intensi come dicevo. L'album è cresciuto tantissimo grazie al lavoro che ha fatto Filippo, che lo ha vivificato molto. Sono molto contento di questo. Adesso si tratta di fare delle piccole correzioni di fino e poi passare alla fase successiva, che è quella di capire come pubblicarlo, ma questa è completamente già un'altra storia e vedremo cosa fare. Intanto devo capire se Carlos è contento di questo lavoro, spero di sì, ovviamente anche Stefano il batterista, e poi ovviamente mi interessa il parere anche degli altri collaboratori. Stanno dicendo qualcosa sul nostro volo, però forse stanno chiamando solo dei nomi per fare delle verifiche. Prossima fermata Italia e ci vediamo presto. Ciao ciao! Molto potente, molto potente. E non a caso, voglio dire, era strapieno di indiani qua. Di nativi. Eh sì. E vedi, per questo anche tanta gente continua a usare la canoa, perché è adatto per andare in canoa. C'hai la protezione del Connecticut, laggiù, e della costa di Long Island, e la curva di New York.